Salve e ben ritrovati. Disturbo ossessivo compulsivo e autostima, circoli viziosi e strategie terapeutiche. In questo video quindi cercherò di descrivere uno dei circoli viziosi più importanti che contribuiscono ad innescare e ad alimentare poi i sintomi del disturbo ossessivo compulsivo. Tutte le ricerche scientifiche e la mia esperienza, che è qualcosa di molto più umile, diciamo, no, sono concordi, evidenziano come le persone che manifestano il disturbo ossessivo compulsivo presentano una bassa autostima, cioè in altre parole si sentono abbastanza insicure rispetto, diciamo, alle loro qualità. Quindi le persone con DOC solitamente presentano inadeguatezza, si sentono in difetto, si sentono manchevoli, possono sentirsi sbagliate, possono sentirsi, diciamo, in difetto rispetto al loro valore. Come la possiamo definire l'autostima? In termini molto semplici, no? Come ad esempio l'orgoglio che la persona ha per se stessa, no? Per le proprie qualità, cioè quindi il valore che si attribuisce no? In relazione anche a se stesso, ma anche diciamo agli altri. In altri termini, l'autostima può anche essere in qualche modo definita come la distanza tra un ideale del sé, cioè come la persona vorrebbe essere, quindi no, con tutta una serie di rappresentazioni desiderabili, no, come io vorrei essere, come vorrei apparire, e la condizione attuale, cioè come sono. Quindi questa più la distanza è lunga, cioè la distanza tra ideale del sé e condizione attuale è marcata, e più l'autostima è bassa. Perché è così importante il rapporto tra il valore personale, quindi l'autostima, l'orgoglio per se stessi, e il disturbo ossessivo compulsivo? Ma intanto perché, come abbiamo detto, favorisce i sintomi del DOC. Ricordiamoci sempre che il disturbo ossessivo compulsivo, per quanto possa sembrare strano, assurdo, bizzarro, paradossale, no? È una sorta di meccanismo di difesa che ha lo scopo, che ha la funzione di prevenire dei disastri, quindi di prevenire un qualche danno che per quella persona è come dire, no? Appare come inaccettabile, irreversibile, imperdonabile. Solitamente è anche un danno, diciamo, all'autostima, quindi la possibilità che questo danno possa, diciamo, no, incidere negativamente sul proprio valore personale e soprattutto sul giudizio di altre persone. Quindi questa vulnerabilità storica del Docker dovuta diciamo, a fattori storici fondamentalmente, ma anche ad esperienze, quindi non starò qua a descrivere perché questo argomento meriterebbe un video a parte, no? Quindi perché una persona presenta una bassa autostima, ovviamente no, è qualcosa di complicato, però ovviamente si intuisce come il clima che quella persona respira durante la crescita, le caratteristiche dei caregiver, no? L'ambiente, le prime esperienze relazionali incidono ovviamente tanto perché, che ne so, faccio esempi banali, se un bambino vive in un ambiente dove viene sistematicamente invalidato, screditato, non viene visto, cioè quindi è in qualche modo soggetto a neglit, no? È ovvio che il bambino si creerà un'immagine, una rappresentazione di se stessa negativa, cioè penserà che ovviamente non ha quel valore, quelle qualità che sufficienti e necessari per essere amato. Quindi l'autostima è fondamentale, attenzione, non è solo una questione di orgoglio, ma ovviamente ha un significato evolutivo fondamentale, vitale, ancestrale, che è quello ovviamente legato all'amabilità, cioè se io non mi attribuisco valore personale, se non sono abbastanza per me stessa, ma
soprattutto per gli altri, ovviamente no, nessuno si interesserà a me, nessuno mi amerà, nessuno vorrà stare con me e quindi sarò destinato ad vivere una vita infelice, isolato dagli altri, ed è qualcosa di assolutamente penoso, oltre che, tra virgolette, pericoloso. Quindi possono essere diverse le radici, no, i motivi per cui la persona che poi svilupperà un disturbo ossessivo compulsivo presenterà un'autostima, un'autostima bassa, quindi manifesterà vulnerabilità, ma manifesterà tutta una serie di insicurezze che poi ovviamente associate ad altri elementi, come per esempio una certa vulnerabilità biologica, delle esperienze particolari che poi hanno attivato tutta una serie di credenze, stressor contingenti, stressor situazionali, ecco che questa condizione poi si può tradurre nei sintomi di un disturbo ossessivo compulsivo. Quali sintomi? Beh, questo dipende ovviamente dalla situazione che quella persona vive, no? Dalla fase, diciamo, di vita e soprattutto da quello che in quel momento reputa essere la cosa più importante. Quindi può essere un doc da relazione se la persona si è innamorata, quindi sta vivendo una storia d'amore, può essere un doc aggressivo, no? Nel momento in cui la persona, come dire, no? Gli viene messa in discussione quella scrupolosità etico-morale, no? Che ha proprio questo fine di proteggerla rispetto a possibili giudizi esterni negativi, no? O anche autogiudizio, perché attenzione che l'autostima è una cosa che nasce da dentro, quindi poi si riflette ovviamente sugli altri, ma in realtà la persona con DOC non ha neanche, anche se teme il giudizio altrui, no, è molto vincolato dal giudizio degli altri, questo anche prima che il disturbo gli esplode, ovviamente non ha neanche bisogno, perché il giudizio rigido, sadico, svilente, umiliante, critico, no, è interno, c'ha una vocina che costantemente la tormenta, no, e la fa sentire come una persona manchevole, difettata, inadeguata, no, sbagliata, meritevole di disprezzo, tant'è vero che una delle caratteristiche fondamentali di chi manifesta poi il disturbo ossessivo compulsivo è il senso di colpa, no? Il senso di colpa è legato all'autostima in quanto ti fa sentire, no, meritevole di disprezzo, ti fa sentire sbagliato, ti fa sentire insomma una merda, quindi è una delle massime espressioni ovviamente del, come dire, no, del poco valore personale che il doc teme di avere. In ogni modo, dicevo, questa condizione favorisce il disturbo, quindi un disturbo che paradossalmente cerca di proteggere la persona, di salvaguardarla rispetto a un ulteriore danno di valore personale. Quindi faccio un esempio, no? Doc aggressivo, che ne so, se io davvero facessi del male a qualcuno, mi scoprissi violento ed aggressivo, ovviamente le persone mi disprezzerebbero, mi escluderebbero, no? Mi sputerebbero in faccia e quindi io in effetti sarei meritevole, no? No? Di questa punizione. Il problema è che quando il disturbo, che è finalizzato a prevenire, quindi a proteggere tra le altre cose, io non sto dicendo che questa è l'unica funzione del DOC, no? I disturbi ossessivi compulsivi sono davvero molto complessi e poi vanno anche personalizzate. La manifestazione dei sintomi ossessivi compulsivi, quindi del dubbio fondamentalmente, no? E del danno ad esso legati, quindi presunti danni, che siano danni d'amore, che siano danni, no, etico-morali, che siano danni associati all'identità, all'orientamento sessuale o che ne so, alla possibile perversione, no? Ovviamente, come dire, non solo non proteggono, ma vanno a peggiorare in maniera marcata, in maniera molto importante l'autostima. Per quale ragione? Beh, è evidente, la mente della persona con DOC
come dire, no, viene assediata da tutta una serie di dubbi e di altri sintomi, ad esempio immagini, pensieri, sensazioni o impulsi addirittura, no, che incidono ovviamente sul giudizio che hanno nei confronti di se stessi, no? Perché per definizione questi contenuti mentali ossessivi sono egodistonici, cioè che cosa vuol dire? Lontani anni luce rispetto ai valori etico-morali in cui quella persona si identifica, no? E quindi fa sentire la persona, per il solo fatto, attenzione, di essere assediata da contenuti mentali, quindi da dubbi che non hanno certo cercato o desiderato, ma si impongono in quanto intrusivi, li fa sentire ulteriormente inadeguate, sbagliate, difettate, no? Delle brutte persone, delle persone terribili, no? Che meritano una punizione, che meritano ovviamente, no? Di sentirsi in colpa e quindi magari anche di essere esclusi o criticati, giudicati dagli altri. Quindi nel momento in cui si attiva il disturbo, la condizione dell'autostima peggiora ulteriormente, quindi perché la presenza, no, di questi contenuti mentali intrusivi ed egodistonici che, attenzione, non sono caratteristica solo delle persone che manifestano il DOC, sono caratteristiche dell'esperienza umana. Tutte le persone ovviamente episodicamente manifestano contenuti assurdi, bizzarri, a carattere aggressivo, a carattere violento o a carattere perverso. Tutti noi abbiamo dubbi, per esempio, sul partner, tutti noi abbiamo immagini aggressivo-violente o abbiamo pensato di poter essere omosessuale o che ci possa, che ne so, piacere un qualcosa di inaccettabile, no? Abbiamo a che fare ovviamente con i tabù, con i tabù. Purtroppo nel doc della relazione, per la sensibilità che hanno, per la purezza che hanno, per la scrupolosità che hanno, per questo bisogno di controllo eccessivo, per il perfezionismo, questa presenza va ad alimentare tutta una serie di altri elementi. Per esempio la persona con DOC non si limita ad osservare, a notare la presenza di questi contenuti, ma si lascia definire da questi contenuti mentali, da questi dubbi, da queste immagini, per cui se mi arriva il pensiero, no, il dubbio, che ne so, di poter essere aggressivo, la persona con DOC, attenzione, no, va incontro, percepisce quella che poi viene chiamata fusione morale pensiero-azione, cioè si dice, dato che io ho di questi contenuti mentali, no, di queste cose così terribili, vuol dire che sono una brutta persona, potrei essere una persona cattiva, potrei essere una persona, come dire, crudele, una persona, una brutta, bruttissima persona. Quindi se questo fosse vero, ovviamente non sarei degno, come dire, no, di stare nel mondo. Tutti gli altri, il consorzio degli esseri umani ovviamente mi sputerebbe addosso, mi criticherebbe, io meriterei il loro disprezzo e la mia vita, così come io la desidero, così come la voglio, no, non sarebbe più possibile, sarei escluso, no, che ne so, magari in carcere, oppure, come dire, no, allontanato in una casa di cura, insomma, emarginato dagli altri esseri umani. Quindi la persona, qual è il paradosso? Che la persona nel momento in cui gli si attiva il disturbo ossessivo compulsivo e i sintomi, no, nel tentativo di proteggersi, no, di dire io non sono così, no, questa cosa devo assolutamente controllarla, devo risolvere questo dilemma, devo assolutamente rassicurarmi che non è così, va ad alimentare i sintomi. Quindi, no, quello che nasce come tentativo di protezione, cioè i sintomi del disturbo,
no, associati quindi a un contenuto occasionale, in realtà va ad abbassare in maniera drammatica il valore personale, ed ecco che la persona, anche quando parla col terapeuta, si disprezza, si vergogna. Ora le cose fortunatamente stanno cambiando, ma vi posso assicurare che fino a pochi anni fa le persone non si facevano neanche curare proprio per la vergogna, no? La paura di essere giudicate, la paura di sentirsi matti, di sentirsi diversi, no? Di sentirsi, come dire, no? Delle persone meritevoli di disprezzo, e quindi si tenevano il disturbo e purtroppo, come dire, no? Accettavano quasi questa condanna, questo martirio assolutamente immeritato. Ma non solo, la bassa autostima innesca ed alimenta il disturbo ossessivo compulsivo, il quale a sua volta quasi sempre o spesso va poi a minare, come dire, no, l'umore di quella persona. Quindi è molto probabile che forme di depressione moderata, lieve o demoralizzazione vanno a incidere ulteriormente sull'autostima. Tutti noi abbiamo provato, anzi io spero di no, per molti di voi, che cosa vuol dire sentirsi depressi, no? Avere un aspetto depressivo e giudicare se stesso e il mondo. Ovviamente no, il metro di giudizio è assolutamente taroccato, ci sono dei filtri, no? Per cui tendiamo ad essere molto più critici, molto più severi rispetto a noi stessi, rispetto alla nostra storia, rispetto alle nostre qualità, per cui abbondano per esempio i vissuti di colpa e o fallimento, cioè sono una persona indegna, ho fallito tutto, non sono riuscita, no, a far nulla. Quindi come vedete sono circoli viziosi molto importanti che poi si autoalimentano, no, alimentando la sofferenza della persona. Quindi questo, come può intervenire il terapeuta? No? Intanto accogliere quella persona in maniera calorosa, validare, legittimare quella sofferenza, ma soprattutto validare la persona. Le persone che manifestano disturbi ossessivi compulsivi sono persone straordinarie, no? Se il mondo fosse popolato dai docker, vivremmo in un mondo molto migliore, questa è la mia assoluta convinzione. Hanno addirittura, sono degli idealisti, no? Vivono la vita in maniera, come dire, idealizzata, pura, quindi hanno valori, si identificano a valori etico-morali rigidi, tendono a sentirsi in colpa con molta facilità, no? Anche per cose che, soprattutto per cose che normalmente non si associano al senso di colpa, quali per esempio la presenza di semplici contenuti mentali, o addirittura per cose che non possono controllare. In ogni modo si sentono sempre, diciamo, in difetto, no? Indegni. Quindi accogliere queste persone con calore, con compassione, con gentilezza, per poi aiutarle ovviamente a sviluppare piano piano, perché non è semplice, non è che uno cambia l'autostima dall'oggi al domani, no? È un lavoro lungo, un lavoro faticoso, un lavoro che produce esso stesso sofferenza, ma piano piano, ecco, noi dobbiamo favorire questo sé compassionevole ed in qualche modo convincere la persona attraverso strategie terapeutiche ben precise, come ad esempio la compassion therapy, no? Che sono persone di grande, no? Che hanno enormi qualità etico-morali, sono delle buone, bravissime persone nonostante la presenza dei sintomi ossessivi compulsivi, anzi la presenza dei sintomi ossessivi compulsivi paradossalmente rappresenta la prova che sono delle brave, buonissime persone, anzi a volte anche troppo, per cui uno dei miei compiti è quello di umanizzare queste persone. Che cosa vuol dire? No? Aiutarle a connettersi con la loro natura, con la possibilità di fare errori, di sbagliare, no? Perché noi siamo quello che siamo degli imperfetti, no? Possiamo sicuramente avere
la buona volontà, no, di vivere secondo i nostri precetti, i valori che scegliamo, ma sicuramente sbaglieremo comunque, no? Possiamo cagionare dolore e sofferenza a noi stessi, agli altri, ma abbiamo la possibilità comunque di riparare. Quindi favorire questo è davvero fondamentale, quindi no, una terapia diciamo che tratta il disturbo ossessivo compulsivo inevitabilmente deve anche trattare l'autostima, incidere sull'autostima della persona, perché se la persona inizia a sentirsi sufficientemente sicura, no, per cui il terapeuta la convince che se rinuncia alle compulsioni, ai sintomi del DOC, non vuol dire che è una persona imprudente, menefreghista o irresponsabile, vuol dire che incomincia a fidarsi di se stessa ed è la cosa migliore che può fare, perché se noi poi andiamo ad analizzare non i contenuti mentali, i pensieri che la tormentano, i dubbi, no, ma quello che quella persona ha fatto realmente nella propria vita, quello che fa, come si comporta, noi vediamo che quella persona, come dire, no, è una persona assolutamente benevola, spesso amata dagli altri, no? Che però purtroppo per tutta una serie di trappole tende a sentirsi costantemente, perennemente in difetto, no? E questo per fattori storici purtroppo, no? che l'hanno danneggiata, ma la possibilità di essere riparati, no? Di poter vivere in questo mondo, no? Con l'orgoglio e soprattutto con la consapevolezza della propria progettualità e dei valori etico-morali in cui si identifica, è una cosa straordinaria e fattibile. Quindi, per esempio, il commitment, no? Dobbiamo convincere queste persone che la cosa importante non è tanto quello che ci frulla nella mente, queste sono, no? Ma quello che noi realmente facciamo, no? Il commitment vuol dire che tipo no, che persona hai scelto di essere, ognuno di noi, non è che abbiamo tutto questo potere, ma sicuramente abbiamo il potere, come dire, no, di scegliere chi vogliamo essere, come spendere questa vita, quali sono i valori che ci guidano, con chi vogliamo condividere questa vita. Quindi mi premeva, no, fare questo video proprio per andare, no, a descrivere tutta una serie, no, di circoli viziosi, in particolare quello, no, tra autostima e disturbo ossessivo compulsivo, perché come vi dico sempre il disturbo è davvero molto complesso. Io vi ringrazio per l'attenzione come al solito, vi do appuntamento al prossimo video. Se il video vi è piaciuto potete mettere un like oppure iscrivervi al canale. Se invece desiderate una mia consulenza o intraprendere una terapia online, no, perché in questo momento io sono solo online, vi lascio i riferimenti della descrizione. Grazie.